Oggi è la rivoluzione della crêpe alle verdure. Vi faccio vedere un modo per fare la crêpe alle verdure diversa dal solito, in maniera completamente originale, ma comunque anche semplice, semplificata al massimo, con tutte le varianti che volete. Allora, per prima cosa andate in frigorifero, là sotto nel cassetto o in congelatore, tirate fuori le verdure che trovate, che vi piacciono. Nel mio caso ho usato le carote, il porro, ma adesso vi faccio vedere tutto, anche le varianti e anche altre verdure diverse come gli champignon, gli asparagi, quello che trovate, e le tagliate a pezzi piccoli, quasi come chicchi di riso, con un po' di pazienza. Potete usare anche la grattugia se volete, per le carote va benissimo, ecco, magari il porro non riuscite a tagliarlo con la grattugia. Io ho scelto il porro, ma se non avete il porro va bene anche la cipolla, bianca, rossa, gialla, quella che c'è. Pentolina, va bene l'acciaio, va bene il vetro, va bene quello che avete. Un pochino di olio extravergine, non tanto, ci mettiamo dentro il nostro porro, le nostre carote. Ripeto, se volete metterci i carciofini, gli asparagi, i funghetti, un po' di patatine, mettete dentro quello che volete. Io ho scelto di metterci degli spinaci, questi sono decongelati, li ho già tritati, e del mais, però questi due sono già praticamente cotti, quindi li aggiungo dopo. Quindi andiamo sul fornello. Ci aggiungo già il sale, il pepe, a piacere naturalmente, e il coperchio. Ricordatevi ogni tanto di dargli un'occhiata, alzare il coperchio, una giratina, devono stufare lentamente, ci vorrà una mezz'oretta, e se vedete che si attaccano ci mettete un goccino di acqua, così si staccano. 3 uova di gallina felice e soddisfatta. Sbattere un pochino, appena un po'. Farina, 3 uova, ci andrebbero teoricamente 6 cucchiai di farina, però sono diverse le uova, sono diverse i cucchiai e sono diverse le farine, quindi dare dei pesi, dare delle misure è difficile. Fate circa 5 cucchiai di farina per iniziare, poi se è il caso ne aggiungiamo un altro. Vedete, 5 cucchiai non bastano perché è troppo molle, grumolosa, quindi come facciamo a farla diventare bella liscia? Aggiungiamo un altro cucchiaio di farina e impastiamo ancora un po'. Ecco, vedete, spariti i grumi, è diventata più filosa, più elastica. Per questa ricetta potete farla anche nel frullatore, perché se incorpora aria con dentro le verdure, dopo non c'è problema. All'inizio ce ne va proprio un cucchiaio, 2, glielo incorporiamo piano piano, perché se mettiamo dentro tanto latte all'inizio vi fa i grumi, quindi all'inizio poco. Incorporato il primo ne mettiamo un pochino di più e poi ancora latte. Comunque praticamente per ogni uovo ci vanno circa 100 grammi di latte e 2 cucchiai di farina, ecco, grosso modo. Besciamella, facciamo quella furba, canale Rapanello, gli iscritti la conoscono bene, però la devo far vedere anche ai non iscritti. Mezzo litro di latte scremato, tra l'altro questa ricetta qui ha pochissime calorie, perché il latte scremato, sì, ci sono le uova, però le verdure, olio ne mettete poco, alla fine di grassi, qui di calorie ce ne sono poche. Latte freddo, mezzo litro, 45 grammi di maizena o di farina 00 normale, in questo caso è maizena. Mischiare, l'importante è mischiare la maizena o la farina con il latte freddo. Aggiungo un po' di sale, noce moscata non ce la metto perché non c'entra niente, quando bolle è pronta. Per i fanatici del burro, se volete metterci dentro 30-40 grammi di burro, fate pure, io oggi non ce li metto. Diamo un'occhiata alle verdure, ma non dimenticatevi il latte, perché vi frega, non deve iniziare a bollire senza di voi. Allora, le verdure le ho spente perché vedete che hanno un aspetto un po' trasparente, sono al dente, sono perfette, vanno bene così. Le verdure sono cotte davvero in 10 minuti e gli ho aggiunto solo un cucchiaio di acqua e hanno cotto con il coperchio. Nelle verdure adesso possiamo aggiungere gli spinaci. Ricordo che questi sono quelli surgelati, li ho scongelati, li ho passati nel microonde, quindi sono già cotti, non c'è bisogno neanche di cuocerli, sono solo un po' accoltellati. E ci metto del mais, se volete metterci dentro pisellini, asparagini, carciofini, funghettini,
mettete dentro un po' quello che volete, mischiatina e basta. Vedete, aggiungendo dopo gli spinaci già scottati nel microonde o in un pentolino strizzati e tritati, non mi fanno diventare tutto verde, ecco, e resta tutto bello colorato, sgranato. Mentre girate, quando iniziate a vedere i primi bollori, andate in preallarme, no scherzo, senza ansia, semplicemente girate, sentirete che diventa un pochino più densa, si addensa, diventa un pochino più dura, e nel giro di 10 secondi, eccola lì, si è addensata, vedete? Besciamella pronta, via dal fuoco e andate avanti a girare per 30-40 secondi, la besciamella è fatta. Guardate che bella che è bella, liscia. Se poi vi sembra un po' troppo densa, gli aggiungete un goccino di acqua, un goccino di latte e lei va a posto. Mettete la metà delle verdure dentro la pastella, metà e l'altra metà la lasciate nella pentola, così dopo ci facciamo dentro il ripieno delle crepe, così sporchiamo una cosa di meno. Metà. Facciamo le crepe, adesso dipende un po' dalla grandezza della padella. Se usate le padelle antiaderenti di buona qualità non c'è bisogno di mettere nessun tipo di grasso, di olio sotto, l'importante è date una spolverata e via. Come vedete sono delle crepe abbastanza sostenute come spessore, per questo che vi dicevo che in questo caso la pastella si poteva fare anche con il frullatore, perché il frullatore le fa venire un po' grosse. Ecco qua, è pronta in 20 secondi. Avremo un lato bello e un lato brutto. Ecco, intanto che cuociono le crepe mi faccio anche il ripieno tra una e l'altra. La verdura che avevo tenuto da parte, ci aggiungo 250 g di ricotta. Se non volete usare la ricotta usate il tofu sbriciolato, se non volete usare il tofu fate della besciamella più densa, usate quella, o altrimenti fate molte più verdure e non ci mettete niente. Ci metto anche 20 g di formaggio grattugiato, grana o pecorino, facoltativo, un po' di pepe fresco, abbondante perché a me il pepe mi piace, e un po' di sale. Poco sale. Siccome lo vedo un po' pastoso, un po' asciutto, gli metto dentro 2 mestolini di besciamella. Va che bella liscia, va che besciamella che ho fatto. E diamo una mischiatina. Pronta la besciamella, pronte le crepe, pronto il ripieno, pirofila e si parte. Siccome il lato più bello e colorato della crepe è questo qua con le verdure, noi le mettiamo girate sotto sopra, così il ripieno lo mettiamo giustamente all'interno. Dividiamo in parti uguali il ripieno sulle crepe. Naturalmente qui, se volete, potete utilizzare il trucchetto, quello del bianco dell'uovo montato a neve, che vi ho fatto vedere nelle ricette di crepe ai funghi, basta che andate nel mio canale e la trovate. Spalmate con amore, state lontani circa 1 centimetro dal bordo, se no dopo quando la arrotoliamo va fuori tutto. Un po' di besciamella sotto, così dopo le nostre crepe non si attaccheranno, e le arrotoliamo. È facilissimo, e non schiacciatele, se no il ripieno schizza fuori. Sono belle sostanziose. Eccole qua, vedete che un pochino è uscito? Fa niente, meglio. Ecco, non strizzatele, tanto le strizziamo dopo nella teglia. Ed ecco l'ultima, ma veramente ci vogliono 20 secondi. Poi le mettete nella teglia con la parte ultima dove è stata piegata in basso, così loro non si muovono. Tenete conto, questa è una teglia da 6 crepe, queste sono 7, e stringiamo un pochino. Ecco, basta tirare un po' indietro e lo spazio si fa. Ecco l'ultima. Bella strettina, ma è giusto, devono stare belle strette, così fanno amicizia. Un pochino di besciamella sopra, non tanta, evitiamo l'effetto mappazzone, giusto un po' per farla gratinare e basta. Poi sopra, se volete, ci mettete un po' di grana, io sto giro non ce lo voglio mettere. In forno 180 gradi, che l'ho già acceso prima, per 30 minuti circa, tenetela d'occhio, in mezzo al forno, statico, ventilato, è uguale, non cambia niente. Pronte? Giusto mezz'ora, perfette, sono buonissime, profumo, belle e buone, come te.
Vabbè, andiamo a mangiare, dai, chiamo i ragazzi. A tavola, ragazzi! Oh, è pronto! Oggi è la rivoluzione della crepe. Vado? Adesso in queste nostre verdure, ciao, adesso è la ridolina. Adesso io qua ci aggiungo gli spinaci. Questa la salvo nella cartella disastri in cucina. La besciamella, perché quando fai un disastro poi dopo ne fai altri, cominci a buttare per aria tutto, fai un casino. Allora, ripartiamo? Stai già ripartendo? Sì, ti conosco, Gina. Vado? Adesso in queste nostre